e benvenuto in questo nuovo video della rubrica Ad Hoc Lab. Oggi ti parlerò di una problematica molto comune, ovvero dell'annodamento frequente che si verifica in alcuni casi. Alla fine di questo video completo ti spiegherò come, grazie al sistema ad hoc, potrai risolvere in maniera efficace questa problematica. Come sai, i nodi non sono soltanto un problema estetico, ma sono anche causa di cattivi odori e, nel peggiore dei casi, di infezioni. Questo perché i nodi rappresentano il covo perfetto per la crescita di funghi e batteri. Inoltre saprai molto bene che, se non trattati per tempo, i nodi nel tempo si ingrandiscono, aderiscono alla cute e diventano dei veri e propri feltri. Ma perché si formano i nodi? Ci sono diversi fattori che ne provocano la comparsa. Una delle cause principali è da ricercarsi in un manto elettrizzato, ovvero caratterizzato da un eccesso di carica negativa sul pelo. Quando abbiamo tanta carica negativa, questo provoca repulsione tra le fibre dei peli, pertanto si respingono, il pelo risulta disordinato e più facile all'annodamento. Ma perché un manto si elettrizza? Bisogna considerare che un manto disidratato, cioè che ha perso il suo grado di idratazione e quindi il film idrolipidico, perde anche quella condizione in cui le cariche sono perfettamente bilanciate. Quindi alla disidratazione si accompagna l'effetto elettrostatico porta all'annodamento. Un manto invece condizionato è stato ribilanciato, quindi sono state apportate delle cariche positive che bilanciano le cariche negative, pertanto le fibre dei peli si riallineano tra di loro, il pelo risulta disciplinato, sicuramente migliora la districabilità ed eventuali nodi vengono tolti con estrema facilità. Tra gli altri fattori da considerare che possono portare a formazione di nodi vi sono lo stile di vita del cane. Soggetti per esempio che passano molto tempo all'esterno sono più predisposti ad agenti atmosferici o anche chimici che possono portare ad una precoce secchezza del pelo, che è un fattore appunto predisponente per l'annodamento. Va inoltre considerata la razza del cane. Vi sono alcuni cani che per genetica presentano una maggiore propensione all'annodamento ed inoltre va considerato anche il grado di porosità del pelo, perché peli più porosi sono più inclini alla disidratazione e ancora una volta questo è un fattore che predispone all'annodamento. Va considerata anche l'età del soggetto, per esempio i cuccioli presentano una tessitura abbastanza lanosa e quindi poco strutturata e questa può essere più incline all'annodamento. Volendo fare ad esempio una metafora, si può considerare la tessitura del manto di un cucciolo come la matassa di un cotone che facilmente tende ad aggrovigliarsi e più difficilmente tende a sbrogliarsi. Infine vanno considerate anche abitudini di mantenimento non corrette, per esempio quando un cane sta tanto tempo sotto la pioggia o magari viene trattato con delle salviettine imbevute e non riasciugato tempestivamente, accumula sul suo manto un eccesso di umidità che può portare anche in questo caso a predisporre il pelo ad annodamento. Quindi come vedi sono tante le cause che possono portare all'annodamento e una maschera standardizzata, per quanto valida, non sarà in grado di adattarsi a tutte le situazioni che ti troverai a trattare. Il sistema ad hoc invece ti propone una vera e propria personalizzazione, pertanto tu sceglierai gli attivi ed il loro dosaggio in maniera tale da riuscire ad intervenire in maniera efficace di fronte a qualunque situazione ti troverai a trattare. Quindi, a seconda del cane, del grado di annodamento e della causa dietro l'annodamento, potrai scegliere come personalizzare il tuo trattamento aggiungendo gli elisir in un dosaggio variabile in base alle tue necessità dal 5 al 18% della fase. Gli elisir che il sistema ad hoc ti mette a disposizione per il trattamento dei nodi sono sicuramente l'Elisir Snodante Plus da aggiungere alla maschera. L'Elisir Snodante Plus infatti aggiunge una quota di componenti a carica positiva utili per eliminare l'effetto elettrostatico, migliorare la districabilità del pelo. Questo perché gli agenti, oltre ad bloccare le cariche, formano anche un film che favorisce anche il passaggio della spazzola in fase di cardatura. Non avere elementi filmanti significa poter sfibrare il pelo portando addirittura alla sua rottura. Un altro elisir che il sistema ad hoc ti mette a disposizione è il Conditioner Plus da aggiungere allo shampoo. Questo elisir rende il pelo più morbido e pertanto sarà più incline a ricevere il trattamento di maschera successivo.
Inoltre in fase preventiva ti suggeriamo di utilizzare gli Elisir Hydro Boost e Olake, sono entrambi da aggiungere alla fase 2. L'Elisir Hydro Boost apporta un elevato contenuto di sostanze altamente idratanti che servono a tenere la cute idratata e, se la cute è idratata, il manto sarà più idratato. Ed infine abbiamo l'Elisir Olake, che è raccomandato quando il pelo si presenta particolarmente secco e sfibrato perché ha perso il suo film idrolipidico. Il compito appunto di questo Elisir è proprio quello di ripristinare questo film e rendere quindi il pelo più nutrito e meno incline all'annodamento. Continua a seguirci sui nostri canali social per restare aggiornato e scoprire nuovi contenuti.